Esci pure fuori. No, no, beh, stai dentro. Esci pure fuori. Dall'inquadratura. Sì. Cominciamo. Ciao a tutti e a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi puntata specialissima, come potete sentire, in italiano, e come potete sentire ho un'allergia incredibile che mi è venuta quando sono arrivato in Italia. Sarò allergico all'Italia, non lo so. Comunque sia, essendo che sono già qui, ho visto su Facebook, su Instagram un sacco di persone che mi chiedono come hai fatto a convincere i tuoi a farti andare in Corea. Mia mamma non mi lascia andare, bla bla bla, disperazione. E allora, già che sono qui, ho detto: chi può rispondere meglio a queste domande se non mia mamma? Vieni qua, mamma! Ciao, saluta i tuoi fans sfegatati, Ciao. madre. Presentati, come ti chiami? E sono Francesca e sono la mamma di Marco. Che culo. Ok, allora direi di cominciare subito a rispondere alle domande, che sono tantissime, gente impaziente. Allora, e cominciamo dall'inizio, proprio da 4 anni fa ormai, no? Sì, sono passati 4 anni. 4 anni. Ti ricordi la prima volta che ti ho detto che volevo andare in Corea per diventare un cantante, mamma? Cosa hai pensato? Devo dire che non riuscivo a pensare. Cosa vuol dire? E diciamo che ho avuto tanta paura. Conoscendo Marco, mio figlio, e che mi somiglia tantissimo, ho pensato che sarebbe stato molto difficile impedirgli di fare qualcosa che lui volesse fare. Quindi sarebbe stata molto dura. Convincermi a non andare più che altro. Certo. E mi sono chiesta perché non Londra, Madrid, una qualsiasi città dell'Europa, che magari sarebbe stata anche più semplice da raggiungere se lui avesse avuto bisogno o io avessi avuto voglia di vederlo. E quindi cos'è che ti ha fatto cambiare idea? Ho fatto qualcosa? Ho detto qualcosa di speciale? No, detto no. Diciamo che è stato quello che hai fatto o che hai smesso di fare a farmi cambiare idea. Tipo, cosa vuol dire? Cioè, tu sei sempre stata una persona molto gioiosa, pazzarella, simpatica, insomma, cioè, eri quello che faceva ridere in casa, cioè metteva allegria e improvvisamente hai smesso di farlo. Sono diventato una Sei tristezza di persona. Beh, diciamo che sì, ti sei chiuso, si capiva chiaramente che stavi male, insomma, qui, quindi questa cosa mi ha fatto capire che forse era meglio che tu andassi. Però, a te però, invece tipo il papà, gli altri come l'hanno presa? Beh, diciamo che il papà era molto più deciso a non lasciarti andare e quella è stata diciamo, la prova più dura per me e devo dire che ho rischiato molto. Hai scritto, qui siamo in Italia ragazzi, c'è la No, mafia, avete capito? no, no, Rischia no, che no, no, fa un colpo no. secco. Allora, il problema è stato questo, diventava troppo difficile riuscire a convincerlo, cioè sarebbe stata veramente dura e quindi ho cercato di, come dire, di risolvere un problema alla volta. Quindi prima siamo andati a prendere i biglietti Da soli, da soli. nascosto. E niente, una volta arrivata a casa avremmo mostrato i biglietti e a questo punto ho cercato di convincerlo. E quindi perché hai detto che hai rischiato? E ho rischiato perché lui per 4 giorni non mi ha rivolto la parola, siamo stati veramente in tensione. Dopo 4 giorni siamo riusciti invece a chiarirci e diciamo che alla fine è finita bene, mettiamola così. Non Però, ha distrutto una famiglia. non ha distrutto una famiglia, ma
il rischio era alto. Ok, però diciamo che sono passati 4 anni ormai da quando sono andato, no? È passato tanto, tanto tempo. Come sei cambiato? Cioè stai meglio adesso, stai peggio, in generale? No, beh, sicuramente sono molto più serena, ma anche papà è molto più tranquillo. Prima, innanzitutto tu hai dimostrato di darti da fare, sei cresciuto, ti sei reso responsabile, cosa che sicuramente non sarebbe avvenuta così velocemente se fossi rimasto a casa. E hai fatto di tutto per non deluderci, cioè la fiducia che ti abbiamo dato te la sei meritata, mettiamola così. Investimento riuscito. Quando sono partito ti sarà un po' mancato, no? Dai, come hai fatto a superare? Devo essere sincera, io sto male ancora adesso tutte le volte che tu parti. Quindi, È che poi non parto però- più, allora. no, no. Beh, però sono sincera, la tecnologia aiuta tantissimo. Facebook, no, beh, io Facebook non ce l'ho, però adesso ogni tanto guardo quello di mio marito. Facciamo Skype tutti i giorni, Skype, WhatsApp al il telefono. telefono, cioè avevi cominciato a scaricarmi Line prima per poter parlare tramite internet e se devo dirla tutta, io sento di più Marco che è lontano di mia figlia, di Serena, che invece abita qua a 10 minuti da casa. Cioè, Sono un bravo l'ho sempre figlio, detto. dai, No, vi no. faccio sentire, dai. Un consiglio che puoi dare alle mamme che magari hanno un po' paura, giustamente. Beh, io sono dell'idea che i figli comunque devono fare un'esperienza fuori casa e, ed è solo così che crescono in fretta, si sentono realizzati e poi sono anche convinta che se gli dai la responsabilità si responsabilizzano, cioè faranno di tutto per non deludervi. No, davvero, la distanza sembra incredibile, ma avvicina le persone. Anche con papà hai un rapporto migliore da quando non sei lontano. Diciamo che in un certo senso è come se i pregi di una persona vengono valorizzati, cioè quando si è vicini invece si cerca di trovare solo i difetti nell'altro e invece quando questa persona manca si sente realmente cos'è che manca, cioè che valori ha e non vedi, non senti quando ce li hai lì. Ok, grazie mammina per il tuo tempo, sono sicuro che un sacco di persone hanno apprezzato e faranno vedere questo video magari alle loro mamme per convincerli. E niente, sì, sono d'accordo. Allora ragazzi, l'importante è non imporvi, secondo me anche. Posso dire una cosa? L'importante è essere convincenti, cioè convinti, cioè se tu sei convinto riesci a convincere e credo che un genitore senta realmente quanto tu sei convinto in quella cosa, no? Sì, quindi convinti ragazzi, convinti, fate vedere la vostra passione, le vostre intenzioni, fate vedere che insomma c'è un motivo, insomma, che Certo. dietro non è che si può andare dall'altra parte del mondo così, insomma, fate una bella lista di cose. Anche perché un genitore credo che non voglia altro che la felicità del proprio figlio. E con questa perla chiudiamo il video. Allora, grazie mammina per il tuo tempo dedicatoci. E niente, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ricordatevi che potete seguirmi su Instagram, su Facebook e se volete iscrivervi cliccate sulla mia mammina. Facciamo un saluto in coreano, mamma? Vai, ci vediamo la prossima volta. 다음에 봐요. 다음에 봐요. Ciao, mio paio!